questa celebre veduta, Sessu restituisce uno dei luoghi più iconici del Giappone attraverso una pittura a inchiostro essenziale e meditativa. La composizione è costruita per sottrazione, pochi tratti, spazi vuoti, variazioni di densità dell'inchiostro. Eppure il paesaggio emerge con chiarezza, non è una descrizione minuziosa, ma una sintesi visiva che mira a cogliere l'essenza del luogo. Qui il paesaggio non è semplicemente natura, è esperienza spirituale. L'influenza del pensiero zen è evidente nella ricerca di equilibrio, nella valorizzazione del vuoto, nella sospensione del tempo. Non si tratta di vedere il paesaggio, ma di entrarci in relazione. Con Eitoku entriamo in una dimensione completamente diversa, quella della pittura monumentale su paraventi. Il pavone domina la scena con la sua presenza elegante e decorativa, immerso in uno spazio dorato che annulla la profondità. Non c'è prospettiva occidentale, ma una costruzione bidimensionale pensata per dialogare con l'ambiente architettonico. Il soggetto naturale diventa elemento simbolico e ornamentale. Le stagioni, i fiori, gli animali non sono semplici descrizioni del mondo naturale, ma segni di un ordine più ampio legato al tempo e alla ciclicità. Qui il Giappone si rappresenta attraverso armonia e controllo formale. Utamaro porta l'attenzione su un gesto quotidiano intimo, quasi fugace. Una donna si asciuga il sudore colta in un momento non ufficiale. La composizione è semplice ma estremamente raffinata. La linea definisce il corpo con eleganza, mentre il colore resta controllato ma invadente. Ciò che colpisce è la naturalezza. Non siamo davanti a una figura idealizzata, ma a una presenza viva, reale. Eppure anche qui c'è costruzione. Queste immagini rispondono a un ideale di bellezza codificato nella cultura urbana dell'epoca Edo. Il Giappone si racconta attraverso il quotidiano, ma lo trasforma in stile. In questa celebre stampa Hokusai riduce il paesaggio all'essenziale: il monte Fuji, una superficie inclinata, un cielo che sfuma. La forza dell'immagine sta nella semplicità, non ci sono dettagli superflui, il colore diventa protagonista, trasformando il monte in una presenza quasi astratta. Il Fuji non è solo un luogo geografico, è simbolo, identità, permanenza. Allo stesso tempo è osservata in un momento preciso, con una luce particolare. Questa sintesi tra osservazione e simbolo è uno dei tratti più distintivi dell'arte giapponese. Hiroshige cattura un momento effimero, un acquazzone improvviso, le figure corrono, si piegano, cercano riparo. Le linee oblique della pioggia attraversano l'immagine creando un movimento e ritmo. È una scena dinamica ma allo stesso tempo estremamente controllata. Qui il paesaggio non è statico, è evento, è qualcosa che accade, che coinvolge l'uomo. Questa capacità di rappresentare l'istante influenzerà profondamente gli artisti europei dell'Ottocento. Con Whistler entriamo nel fenomeno del giapponismo. Il Giappone fonte di ispirazione estetica per gli artisti occidentali. La figura femminile è circondata da oggetti orientali, porcellane, tessuti, motivi decorativi, ma tutto è filtrato attraverso uno sguardo europeo. Non è una rappresentazione del Giappone reale, ma una costruzione raffinata, quasi teatrale. Il Giappone diventa stile, atmosfera, decorazione. Questo segna un passaggio importante. Il Giappone non è più distante, ma integrato, anche se in modo selettivo, nella cultura visiva occidentale. In quest'opera Monet gioca apertamente con il fascino del Giappone. La moglie Camille indossa un kimono rosso riccamente decorato, circondata da ventagli. L'immagine è volutamente teatrale, non c'è autenticità culturale ma messa in scena. Il Giappone diventa un costume, un travestimento. Qui emerge una domanda importante: è omaggio o appropriazione? Monet non cerca di rappresentare il Giappone, ma di utilizzarne l'immaginario per creare un'immagine seducente e moderna. Van Gogh non si limita a ispirarsi, copia e reinterpreta direttamente una stampa di Hiroshige, ma la trasformazione è evidente: colori più accesi, segno più nervoso, energia maggiore. Il Giappone diventa per Van Gogh un modello di libertà espressiva. Non è più un oggetto decorativo, ma un linguaggio da assimilare e trasformare. Qui il dialogo tra culture è più profondo, ma resta mediato.
Con Kusama il linguaggio cambia completamente. I motivi ripetitivi, i punti, le strutture ossessive creano uno spazio che sembra espandersi all'infinito. Qui il riferimento al Giappone non è esplicito ma profondo. La ripetizione, la meditazione, la dissoluzione dell'io hanno radici culturali precise. Allo stesso tempo Kusama è un'artista globale, inserita nel contesto internazionale delle avanguardie. Il Giappone non è più soggetto, ma parte di un'identità complessa e stratificata. Murakami unisce tradizione e cultura pop in un linguaggio visivo estremamente riconoscibile. Colori brillanti, superfici piatte, figure ripetute creano un'immagine seducente ma inquietante. Il riferimento alla morte è esplicito, ma trattato con una leggerezza apparente, quasi ironica. Questo contrasto è centrale nella sua poetica. Il Giappone contemporaneo emerge come spazio in cui convivono tradizione, consumo, trauma storico, cultura globale. Non c'è più un'unica immagine del Giappone, ma una molteplicità di livelli. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!